Good morning guys! Riesco finalmente a dedicarmi alla parete del mio garage, ovvero a rifarla completamente da zero. Vi ricordate che vi ho detto che Bicilindrico alias Matteo mi ha regalato una scritta completamente rifatta da applicare qui sul mio muro. E inoltre ragazzi ci applico anche un accessorio bellissimo fatto da Bugs Parts. Quindi ora non mi resta che fare una cosa: andare a comprare tutti quanti i colori per andare a fare tutta quanta la parete nera, le scritte color arancione. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo! Sono tornato da fare le mie spese. Tutto il necessario è stato comprato. Vado su, pranzo, mi cambio e poi si inizia! Tutta questa roba ora la devo portare via. Sì, ma non la metto perché qui dietro il garage è praticamente pieno. Ah, troppi cavi. E uno. Via. Fa freddo qui dentro. Il divano che si sposta penso sia la cosa forse più intelligente che possa aver fatto qui dentro. Mi rimangono solo a togliere le cose sul muro. Mi serve il martello. Datemi un martello, grazie. Mi sentivo quasi nudo senza. E ho già in mente qualche utilizzo per la mia vecchia scritta. E io ora vado a mettere il mio stucco sulla parete. Premetto che non ho mai messo lo stucco in vita mia. No! Mannaggia, ho sporcato il divano. Fortuna che ho le bombolette di riserva per colorare. Sembra una mega zebra. Tutti quanti i buchi li ho tappati ragazzi, e quindi ora per tutta questa notte lascio asciugare lo stucco e vengo qua domani mattina presto per pitturare. Rieccoci qua. Lo stucco è perfetto. Allora si comincia a preparare per pitturare la parete. Una marea di scotch. Quando si dice che l'esperienza insegna qualcosa, bisogna imparare ad ascoltarla. Telo protettivo, perché l'ultima volta che ho utilizzato le bombolette spray, ve lo ricordate? Qui sopra il link per rivedervi il video, ho fatto un bel casino per terra. È tipo 16 metri quadri quanto tutto quanto questo garage. Dov'è la vernice? No! Porca miseria! Mi sono già colorato le mani, ma sono un disastro io ragazzi. Oh! Non sta proprio venendo schifoso, dai. Mi sono verniciato anche gli occhiali. Ora lascio asciugare bene questa prima mandata di nero. Più tardi torno per dar la seconda. 12 ore dopo che la vernice è asciugato, devo dire che l'effetto è veramente bello. Andiamo! Ho veramente finito di pitturare e domani mattina torno qua insieme a voi perché inizio a colorare la scritta che Bicilindrico mi ha regalato. Ci vediamo domani! Buongiorno! Adesso iniziamo a colorare le scritte. Ecco perché i cartoni. Qui dentro ho le varie lettere della mia scritta. Primer da metterci sopra che asciuga in 5 minuti! Vi ricordate? No. Già così bianca è bellissima. Non oso immaginare colorata. Madonna che figata! Mentre il prime si sta asciugando, desidero farvi vedere l'accessorio from Bugs Parts. So cos'è, ma non l'ho ancora mai visto. Quando si dice spedire un pacco in sicurezza, come sempre sono emozionato all'apertura di un qualsiasi pacco. Comincio da lui. Ragazzi, il logo
Harley. Avete già capito che cos'è in base alla forma? Bravi ragazzi, è un portagiacca. Dovete sapere che io ho un pochino la fobia dei teschi, quindi dovrò fare amicizia con Johnny, perché ho deciso di chiamarlo Johnny. Viteria per andare poi a fissare il tutto. Quando si dice che le persone lavorano bene, lavorano bene. Se mi fai paura, giuro che t'ammazzo. Mi rimane solo da fissare lui al supporto e abbiamo fatto. Però lui è il mio portacasco. Si attacca questo supporto al muro così, questo compare davanti, diventa il portagiacca, si posiziona in questo modo ed è il mio portacasco personale. Ricordatevi ragazzi, Pax Parts. Ora torno a colorare la scritta. È un freddo cane. Mattina presto ho tutto quanto il giorno per far asciugare il mio colore arancione. Non mi sento più le mani. Tutto quanto lo lascio qua ad asciugare. Basterebbero pochi minuti, ma per essere sicuro la lascio qualche oretta qui da sola. Grazie alla magia dell'editing ci vediamo direttamente quando attacco le scritte. La magia dell'editing. Non ho più né barba né capelli. Perfettamente asciutte. E siccome Bicilindrico ha pensato bene a tutto, mi ha lasciato anche le matrici per vedere dove mettere la scritta. Sei il top. Sta pensando di mettere la scritta di qua e il teschio di là. Ora devo semplicemente mettere il biadesivo dietro le scritte. Già così con il cartone è bellissimo. Altro che il cartone, ragazzi. Bicilindrico, appena puoi vieni qua che facciamo un video sotto la scritta con te. Che bello! Cosa molto importante da fare ora, Luca Bassetti di Bugs Parts mi ha dato anche una bella siringa di prodotto bicomponente per fissare bene il teschio al supporto. Intanto che lo asciuga io prendo le misure e trapano il muro per poi andarlo ad attaccare. Ora non mi rimane che mettere a posto tutto sto bordello. È giunto il momento di montare i pannelli fono assorbenti. Sembra tenere bene. Fermo, porca miseria. Si è migliorato un po', ma si potrebbe fare ancora meglio. Siamo giunti alla fine di questo video. Vi faccio rivedere la parete con tutta quanta la scritta. Ricordatevi ragazzi che in alcune situazioni l'artigianale è la soluzione migliore, anche per la moto. Grazie ancora per essere rimasti con me anche in questo video di personalizzazione del garage. Vi dico che ho comprato questa lavagna. È in arrivo una rubrica all'interno del canale, ma non vi dico riguardo a cosa. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!